Buongiorno cari studenti! Un nuovo giorno per imparare e migliorare il vostro italiano è arrivato. Sarebbe un peccato non approfittarne. Ormai avrete già capito che cerco di introdurre l'argomento dei video nelle introduzioni. Io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri, fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. La parola italiana peccato ha molti significati e utilizzi. Voi quanti ne conoscete? Prima di cominciare, vi ricordo che avete diritto a una lezione prova di italiano totalmente gratuita. Trovate più informazioni cliccando sul link in descrizione. Quella di oggi è una lezione lessicale. Ci aiuterà a capire i vari registri di italiano che potete sentire o anche utilizzare. Il significato generale del sostantivo maschile peccato si associa alla sfera religiosa. Il peccato indica una trasgressione di una regola o di una legge legata alla divinità. Il peccato è un concetto comune in quasi tutte le religioni, estinte o ancora attuali. Nell'ambito del cristianesimo, i peccati sono opera del diavolo, di Satana. Avrete forse già sentito l'espressione il peccato originale. Ci si riferisce a quando Adamo ed Eva disobbedirono all'ordine di Dio, da cui derivò l'espulsione dal paradiso terrestre. Se vogliamo essere precisi, rimanendo nella sfera religiosa, ci sono diverse accezioni di peccato. Peccato mortale, peccato veniale, peccato di omissione, peccato di pensiero, peccato carnale. Perché vi dico tutte queste cose? Ecco perché. Sempre legato alla sfera religiosa, il termine peccato può essere usato in senso figurato. Ecco alcuni esempi. Mamma mia, quella donna è brutta come il peccato. Il peccato, come azione brutta e disdicevole, è usato come paragone a un aspetto fisico giudicato non gradevole. Questa frase è chiaramente offensiva. State attenti nel caso voleste utilizzarla. Se non mangi un'altra fetta di questa torta deliziosa, commetti un peccato mortale. Anche se l'ingordigia è citata come un peccato mortale, in questa frase usiamo la parola in senso figurato, totalmente opposto. In un contesto più blando, peccato si riferisce semplicemente a una colpa, a un errore più o meno grave. Stai tranquillo, non sono arrabbiata. Il tuo unico peccato è stato quello di non avermi avvertita in tempo. In questi contesti è più diffuso l'utilizzo di colpa. Con significato più esteso, peccato può essere inteso
come un fatto o un'esperienza inopportuni, non convenienti. Con questa accezione è comune trovare il sostantivo nell'espressione essere un peccato. Oh, guardalo, dorme così profondamente. Sembra un angioletto. Sarebbe un peccato svegliarlo. Come forse molti di voi avranno già sentito o letto in italiano, peccato può essere usato anche come esclamazione per esprimere disappunto. In questo contesto potete usare la parola da sola oppure preceduta da che. Sono arrivato troppo tardi e non sono riuscito a comprare l'ultima copia del giornale. Che peccato! Ecco alcune espressioni e modi di dire che contengono la parola peccato. Si dice il peccato, ma non il peccatore. Vivere nel peccato. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Lo sapevate? Anticamente si diceva avere peccato di qualcuno quando una persona ispirava pena o compassione. Potete trovare questa espressione nella letteratura antica e oggigiorno sopravvive in qualche dialetto italiano. Ad esempio il mio, il veneto. È stato interessante questo video? Se sì, ricordate di lasciare un mi piace e di condividere il video con altri amanti della lingua italiana. Scrivete se per ciascuna di queste accezioni c'è una traduzione diretta della parola peccato nella vostra lingua madre. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video.